Invece, ecco, la prossima domanda è un po' particolare. Io ho appena fatto un'intervista a Stefano Lucantoni, che è un altro dei miei coach, e con lui abbiamo parlato di Agile Transformation. È un amico, direi, oltre che un Esatto, collega. esatto. E invece con te nelle ultime domande abbiamo parlato di Agile Organization. Sì. E quindi la mia domanda era, quali sono i punti di contatto fra Agile Transformation e Agile Organization? Beh, innanzitutto Agile Organization è ciò che tu vorresti diventare facendo una trasformazione, no? E il discorso quando si parla di Agile Transformation, tipicamente è un'azienda che parte da qualcosa di cui non è contenta, no? E vuole diventare qualcosa di diverso. E quindi si parla della trasformazione. E se parte quindi dall'inizio, da un'organizzazione tipicamente fatta a silos, con la gerarchia fatta a piramide e così via, hai dei primi passi che sono quasi sempre abbastanza, come dire, scontati, ok? E quindi tipicamente quando parli di Agile Transformation sono quei primi passi che fai. Dopodiché uno dice ho fatto una Agile Transformation e quindi sto diventando un'organizzazione agile, ma diventare un'organizzazione agile vuol dire che usi l'iterativo incrementale anche per la forma organizzativa e quindi in pratica la trasformazione non termina mai. Quello che probabilmente cambia è che non è che a un certo punto hai per forza da continuare a implementare Agile, magari hai bisogno di altre cose, ma l'Agile Organization è quella che ha una transformation continua. Perché? Perché il mondo intorno cambia, quindi tu hai bisogno di andare verso una direzione nuova. E i temi sono vari, no? Tu stesso hai visto, quando si parla di Agile, poi alla fine si va a toccare anche i temi dello user-centered design, si va a parlare anche di user experience, si va a parlare di temi di diverso tipo, anche molti temi human, no? In che modo si fa lavorare le persone in squadra e in che modo si valorizza i talenti di ciascuno e quindi magari le trasformazioni possono prendere anche direzioni diverse, no? C'è tutto il tema dell'autonomia, però ecco, una Agile Organization è quella che evolve in una maniera organica, quindi come questi alberi che sono dietro di noi, non dietro, di lato, continuano a crescere e infatti le potano ogni 2 anni perché si vanno in direzioni dove c'è più luce. L'organizzazione la vedo così, una Agile Organization continua a crescere dove c'è più luce, dove c'è più possibilità di nutrimento. Invece Paolo, se facciamo finta che siamo un'organizzazione che ha bisogno di scalare, no? Sì, Quali razionali dovremmo utilizzare per scegliere il modo migliore per farlo? beh, il primo passo che io chiedo sempre quando un'azienda mi propone di essere il loro coach e di aiutarli è passo indietro, parliamo di business. Quindi discutiamo in maniera profonda in che modo l'azienda fa valore e identifichiamo i value stream. Identificando qual è il modo in cui l'azienda fa valore oggi, tipicamente io chiedo di identificare quali sono i cash cow, cioè quali sono le linee di valore che oggi ci pagano la luce, no? E ci tengono in vita. Quelli di solito si tende a proteggerli, ok? Non è molto saggio fare esperimenti nel cash cow, di solito si prende o delle cose nuove o mercati dove magari siamo meno forti, non siamo ancora dominanti e lì facciamo degli esperimenti. Dopodiché quando si vede che il modo in cui ci stiamo organizzando, e tipicamente un'organizzazione agile nasce con l'idea di organizzare le persone mettendo vicine quelle che fanno la stessa linea di valore anziché di mettere vicino quelle che fanno lo stesso lavoro, no? Quindi organizzando quello, creando delle squadre, creando dei processi, creando delle cose, gradualmente diciamo con la velocità che deve essere sostenibile per quel tipo di organizzazione, cultura, tradizione, si estende gradualmente questo approccio fino a un qualcosa che ci soddisfa e poi probabilmente non sarà lineare, no? Ma magari rifattorizzeremo delle parti di organizzazioni, faremo delle cose. Quindi io una trasformazione agile quando mi immagino sempre qualcosa poco lineare, sia nell'estensione, come verrà, no, allargata, sia anche nella velocità. Qui magari te parti piccolo e ci stai tanto, poi improvvisamente scali molto, poi ti rifermi, cioè se è lineare vuol dire che è un sogno, la realtà non è mai lineare. Quindi me lo immagino così.